Salve, viandanti del futuro. Il mio nome è Ulisse, figlio di Laerte, re di Itaca. E questa è la seconda e ultima parte del mio racconto. Dopo aver riconquistato il mio regno e riabbracciato la mia famiglia, avrei dovuto sentirmi completo, appagato. Eppure, nonostante la gioia di essere tornato a casa, una parte di me sentiva un vuoto incolmabile. Itaca, con le sue colline verdi e le sue acque tranquille, era il luogo dove ero nato, dove avevo costruito la mia famiglia. Ma il mare, con i suoi misteri e le sue avventure, era ciò che aveva dato forma alla mia anima. Anche i miei compagni sentivano lo stesso disagio. Avevamo affrontato insieme tempeste e mostri, dei e maghi. Avevamo condiviso la fame, la sete, la paura e la speranza. E ora, tornati a casa, ci sentivamo come estranei in un luogo che avrebbe dovuto essere familiare. La mia mente e la mia anima erano in tumulto. Da una parte c'era il dovere verso la mia famiglia e il mio popolo. Dall'altra c'era la sete di conoscenza, la voglia di esplorare, di andare oltre i confini del noto. Era una lotta tra la mia coscienza e la mia natura, tra ciò che sapevo di dover fare e ciò che desideravo fare. E fu in quel momento di profonda riflessione che mi tornarono in mente le parole che avevo pronunciato tanti anni prima, parole che avevano guidato ogni mia azione e decisione. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Queste parole risuonavano nella mia mente come un mantra, ricordandomi che la nostra vera natura, la nostra vera missione nella vita, è quella di cercare la conoscenza, di andare oltre i limiti, di sfidare l'ignoto. L'età avanzava ed eravamo prossimi alla soglia della nostra anzianità, in un momento nel quale sei prossimo al passaggio dalla tua età in forze alla tua vecchiaia. Non potevo più aspettare. Erano gli ultimi momenti nei quali avrei mantenuto le mie forze per affrontare altre avventure. Un giorno in più sarebbe stato troppo tardi. E così, nonostante le suppliche di mia moglie Penelope e di mio figlio Telemaco, decisi di salpare di nuovo. Non perché non amassi la mia famiglia o la mia terra, ma perché sentivo che il mio destino era altrove. Sentivo che dovevo seguire la mia natura, la mia sete di conoscenza, anche a costo della mia vita. I miei compagni mi seguirono senza esitazione. Anche loro sentivano la stessa voglia di avventura, la stessa sete di conoscenza. E così, insieme, salpammo verso l'ignoto, spinti dalla nostra insaziabile curiosità e dal desiderio di vivere nuove avventure, per poi finire nello scoprire ciò che si nascondeva oltre le colonne d'Ercole. Non so cosa ci aspettasse là fuori, in quel vasto e misterioso mare, ma so che, qualunque fosse il nostro destino, avremmo affrontato ogni sfida con coraggio e determinazione, guidati dalla nostra sete di conoscenza e dalla nostra voglia di vivere pienamente ogni momento. Dopo aver lasciato Itaca, il nostro viaggio ci portò in molte terre e mari sconosciuti. Ogni luogo nascondeva nuove meraviglie e pericoli, e ogni avventura ci rendeva più saggi e determinati. Ma non mi soffermerò su queste avventure, poiché c'è un viaggio in particolare che desidero raccontarvi. Se volete sapere di più anche su questo, ditelo all'autore. Come? Non lo so, nel vostro tempo sapete voi come comunicare all'autore il vostro pensiero. Le colonne d'Ercole. Questi monumenti naturali situati all'ingresso dell'oceano, punto che oggi voi conoscete come Stretto di Gibilterra, erano considerati il confine del mondo conosciuto. Oltre di esse si riteneva ci fosse solo un vasto e pericoloso mare, abitato da mostri e tempeste. Ma per me e i miei compagni queste colonne non erano un limite, ma una sfida. Una sfida alla nostra curiosità, alla nostra sete di conoscenza, al nostro desiderio di andare oltre. Ma perché decidemmo di superare questo confine? Perché, come ho detto prima, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Queste parole risuonavano nella mia mente e nel mio cuore, spingendomi a cercare ciò che si nascondeva oltre l'orizzonte. E sapevo che anche i miei compagni condividevano questa sete di conoscenza, questa voglia di sfidare l'ignoto. Eravamo ancora in forze, ma eravamo coscienti che eravamo proprio al limite. Pertanto, guardandoci tutti negli occhi, decidemmo di affrontare un'ultima impresa, la più ardita e pericolosa. E così, con coraggio e determinazione,
Decidemmo di superare le colonne d'Ercole e di navigare verso l'ignoto. Non sapevamo cosa ci aspettasse, ma eravamo pronti ad affrontare ogni sfida, spinti dalla nostra insaziabile curiosità e dal desiderio di scoprire nuovi orizzonti. Ma non fu solo la curiosità a spingerci, fu anche la consapevolezza che la vita è breve e che dobbiamo sfruttare ogni momento. E anche se sapevamo che il nostro viaggio poteva portarci alla morte, eravamo pronti a pagare questo prezzo per seguire la nostra natura e il nostro destino. La nostra nave continuò a navigare per giorni e notti, attraversando mari sconosciuti e affrontando tempeste furiose. Ma la nostra determinazione era inarrestabile e ogni ostacolo rafforzava solo la nostra volontà di proseguire. Dopo un lungo viaggio, all'orizzonte apparve una montagna imponente, diversa da qualsiasi altra avessimo mai visto. Era maestosa e solenne, e una luce misteriosa sembrava emanare dalla sua cima. Non sapevamo cosa fosse o cosa rappresentasse, ma sentivamo che il nostro destino era legato a quella montagna. Mentre ci avvicinavamo, una tempesta improvvisa e violenta si abbatté sulla nostra nave. Onde gigantesche ci circondavano e il vento ululava con una forza inimmaginabile. I miei compagni e io lottavamo con tutte le nostre forze per mantenere la nave in equilibrio, ma sapevamo che le nostre possibilità di sopravvivenza erano scarse. In mezzo alla tempesta, mentre la nave era sballottata come una foglia in balia del vento, sentii una strana calma interiore. Era come se il tempo si fosse fermato e tutto fosse diventato chiaro. Comprendevo che quella montagna era la fine del mio viaggio, il punto di arrivo di tutte le mie avventure. E sapevo che, qualunque fosse stato il mio destino, avrei affrontato la morte con lo stesso coraggio e la stessa determinazione con cui avevo affrontato la vita. E poi tutto divenne buio. La tempesta inghiottì la nostra nave e sentii l'acqua fredda e gelida avvolgermi. Ma non provai paura. Al contrario, sentii una strana pace, come se stessi tornando a casa dopo un lungo viaggio. Ora, guardando indietro, capisco che quella montagna era il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra la realtà e l'aldilà. E anche se la mia vita si è conclusa in quel modo, non ho rimpianti. Ho vissuto ogni momento con passione e determinazione. Ho cercato la conoscenza e la verità. Ho sfidato l'ignoto e ho seguito il mio destino. E la mia ultima considerazione è questa. La vita è un viaggio, e ogni viaggio ha una destinazione. Ma ciò che conta davvero non è la destinazione, ma il viaggio stesso. E io sono grato per ogni momento, ogni avventura, ogni sfida che ho affrontato. Perché, come ho detto prima, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. 5 volte era acceso e tante cassolo lume era di sotto dalla luna. Poi che entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto, quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque, e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso, e la prora ire in giù come altrui piacque. Infin che il mar fu sovra noi, richiuso,